C'è una frase che almeno ogni scrittore ha sentito almeno una volta nella sua vita: show don't tell. E ogni volta succede una di queste tre cose. Annuiamo facendo finta di aver capito, pensiamo di aver capito, in realtà non abbiamo capito niente. Perché detta così è vaga, sembra una formula magica, ma non è magia, è tecnica. E oggi la smontiamo con veri esempi, con trasformazioni pratiche e con una piccola verità scomoda alla fine. E indovinate un po'? Trovate un intero capitolo sul mio taccuino per gli scrittori sullo show don't tell e su come sfruttarlo al meglio. Prima cosa, il tell non è il male assoluto. Tell significa raccontare direttamente un'informazione. Per esempio, Marco era arrabbiato. Questo è tell. È sbagliato? No. È efficace? Dipende. Il problema non è il tell in sé, ma quando va a sostituire l'esperienza. Ma cos'è davvero lo show? Lo show non è aggiungere aggettivi né tantomeno allungare la frase. È far vivere l'emozione e le informazioni attraverso le azioni, le reazioni, dettagli concreti, dialoghi e comportamento. Trasformiamo la nostra frase da tell a show. Marco strinse il bicchiere così forte che questo scricchiolò. Ripetilo, disse a denti stretti. Qui non diciamo che è arrabbiato, lo vediamo. Facciamo un laboratorio insieme. Prendiamo alcune frasi e le trasformiamo da tell a show. Anna era nervosa. Versione tell. Anna controllò il telefono per la 7ª volta in un minuto. Il suo piede batteva sul pavimento come un metronomo impazzito. Versione show. Non abbiamo nominato l'emozione, ma l'abbiamo mostrata. Facciamo un altro esempio. Luca era innamorato. Luca ricordava il colore dello smalto che aveva nel giorno in cui si erano conosciuti, ma non cosa aveva mangiato ieri a pranzo. Qui stiamo mostrando una attenzione selettiva, una presenza mentale, una priorità emotiva. Perché lo show funziona? Perché coinvolge il lettore. Se io vi dico era una casa inquietante, avete ricevuto un'informazione. Ma se io vi dico la porta si apriva da sola ogni notte alle 3 in punto, avete ricevuto un'esperienza. Lo show attiva l'immaginazione, il tell mette un'etichetta. Ma attenzione, perché troppo show stanca. Sì, perché qui arriva quella parte che nessuno vi dice mai. Se mostrate tutto, sempre, riga per riga, il testo diventa pesante. Immaginate una scena di questo tipo. Marco provava rabbia, delusione, tristezza, confusione e tell non funziona. Ma immaginate 4 pagine di descrizione di ogni micro gesto di Marco per mostrare tutte queste emozioni. Anche quello non funziona. Lo show va dosato. Quindi, quando usare il tell? Quando abbiamo bisogno di accelerare il ritmo per riassumere passaggi che non sono centrali, per dare informazioni logistiche, per evitare ripetizioni. Per esempio, i mesi successivi furono difficili. Va benissimo, non serve fare 45 pagine delle difficoltà di tutti i mesi successivi. Al contrario, lo show è potentissimo per costruire il mondo narrativo. Non scrivete era una città povera, scrivete le insegne a neon tremolavano sopra i negozi con le serrande abbassate a metà. Non scrivete era un'epoca antica. Provate a scrivere il cavallo scalciò mentre il maniscalco soffiava sulle braci. Il contesto passa attraverso dettagli concreti. E ora vediamo quali sono gli errori più comuni nello show. Show troppo letterale. Se il personaggio è triste, non deve per forza piangere sotto la pioggia. Show cliché. Il cuore gli batteva forte. Carino, ma potremmo essere un po' più specifici? Lo show spiegato subito dopo. Marco strinse i pugni. Era arrabbiato. Cioè, se lo mostrate, non serve dirlo, no? Facciamo un esercizio pratico? Prendete una pagina del vostro romanzo e andate ad evidenziare tutte le parti in cui scrivete un'emozione. Felice, triste, nervoso, spaventato, geloso. Poi sceglietene 2, solo 2, e provate a trasformarle in show.
Non tutto, solo 2, perché la scrittura è prima di tutto equilibrio. Condividete nei commenti il risultato del vostro esperimento, sarà molto divertente. Nel mio taccuino dello scrittore trovate pagine e suggerimenti utili per sfruttare al meglio lo show don't tell. Lo show don't tell non significa non dire nulla, significa quando conta davvero, quando è importante, fallo vivere. E questo cambia tutto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!